Ciao a tutti! Oggi abbiamo fatto le crocchette di patate, una ricetta tradizionale italiana, delle fritture italiane per eccellenza. Vediamo come fare le crocchette di patate, morbidissime all'interno, croccantissime fuori, e vi svegliamo il segreto per non farle rompere. Mentre le friggete, le potete cuocere anche in forno per un quarto d'ora, 20 minuti a 200 gradi forno statico. Ovviamente non vi verranno così dorate come quelle fritte, però vanno bene lo stesso. Per fare le crocchette di patate tradizionali noi utilizziamo 1 chilo di patate a pasta gialla, 3 uova, 120 g di parmigiano reggiano, noce moscata, prezzemolo tritato, sale quanto basta, pepe, circa 150 g di pangrattato, per friggere 800 ml di olio di arachidi. Accendiamo la fiamma e mettiamo quindi le patate nell'acqua e le lasceremo cuocere per 35-40 minuti dal bollore. Dopo 40 minuti quindi possiamo spegnere la fiamma, le patate sono cotte, le scoliamo. Le lasciamo intiepidire un po' e poi le peliamo. A questo punto procediamo con lo schiacciapatate. Facciamo in modo di distaccare un po' la patata e la lasciamo raffreddare. Questo lo facciamo per far venire fuori l'umidità dalle patate. Sono passate 2 ore, quindi abbiamo lasciato le patate a raffreddare per 2 ore, adesso le mettiamo in una ciotola e le condiamo. Mettiamo l'uovo, mettiamo un cucchiaino di sale, il parmigiano, grattugiamo un po' di noce moscata, prezzemolo tritato, una bella manciata di pepe e amalgamiamo tutto. Andiamo quindi a creare il composto morbido che è nelle crocchette. Le crocchette di patate perfette sono croccanti fuori grazie alla panatura e dentro morbidissime con questo ripieno. Questo è il motivo per cui sono più buone fritte, anche se potete cuocerle anche in forno. Il risultato ovviamente, che ve lo diciamo a fare, non è lo stesso, però se volete farle al forno potete farlo. Abbiamo aggiunto anche un po' di pangrattato all'interno, giusto un po' per compattare. Il pangrattato aiuta soprattutto se vedete che il composto è molto umido. Rompiamo l'uovo, quindi gli albumi li abbiamo messi qui e ci mettiamo un uovo intero in più. I tuorli li abbiamo messi invece nel composto, quindi abbiamo messo 2 tuorli nel composto, gli albumi li abbiamo lasciati da parte e agli albumi abbiamo aggiunto un uovo. E questo servirà ovviamente per la panatura croccante, da cui prende il nome appunto la crocchetta, quindi deve essere assolutamente croccantissima. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia, abbiamo preso quindi l'impasto e facciamo il serpentello. E a questo punto vedete tagliamo come dei cilindretti. Se dovete fare le crocchette per un buffet è meglio che siano piccole, non troppo grandi. Abbiamo messo quindi i cilindretti nell'uovo e adesso li cospargiamo di pangrattato in modo da formare la panatura. Le abbiamo completamente immerse nelle uova battute e le mettiamo poi tutte su un vassoio.
Quindi prima nell'uovo e poi nel pangrattato. E facciamo così per tutte le crocchette. Vi facciamo vedere come farle anche tonde, quindi stesso procedimento, si prende più impasto, le fate più grandi, fate il buchino al centro e ci mettete il ripieno. Quindi ovviamente vi verranno più grandi, però sono ripiene e le passeremo sempre nell'uovo e nel pangrattato. Versiamo l'olio per friggere in una pentola ampia e abbiamo acceso il fuoco. Porteremo la temperatura a 175 gradi. Mettiamo uno stecchino nell'olio per capire se è pronto, se possiamo cominciare a friggere. Appena vedete queste bollicine significa che l'olio quindi è pronto. Le crocchette devono venire belle dorate, non troppo scure, però si devono cuocere bene anche all'interno. Le crocchette sono molto popolari nel sud Italia, le mangiamo in Puglia, Calabria, Campania, Sicilia. Quelle napoletane sono famose per essere chiamate i croquet, anche se pure a Bari in realtà c'è qualcuno che li chiama così, no? Sì. I croquet, o le croquet. Vedete, le possiamo togliere subito, sono state pochissimo nell'olio, no? Soprattutto quelle piccole. Sì. Quindi veramente pochissimi minuti. 2 minuti? Sì. E le togliamo. Come vedete le nostre non si stanno rompendo. Qual è il segreto per non farle rompere? Innanzitutto scegliere le patate giuste per fare le crocchette. Come avete visto noi usiamo quelle più farinose, che sono quelle a pasta gialla. Quindi importantissimo che scegliate le patate giuste per questa ricetta. Poi ci sono patate di altro tipo che possono essere adatte ad altre ricette, sono altrettanto buone, però per questa ricetta meglio quelle. Puoi fare una panatura bella compatta, come vi abbiamo fatto vedere noi, che sia bella bilanciata negli ingredienti, in modo che poi si mantenga in cottura. Adesso mettiamo quelle più grandi. Facciamo vedere l'interno, vedete, morbidissimo e fuori croccantissimo. Quindi la ricetta è terminata. Scriveteci nei commenti voi come le fate le crocchette di patate. Se rifate le nostre crocchette di patate, ovviamente scrivetecelo nei commenti. Come al solito sul nostro sito www.cucinageek.it trovate la ricetta stampabile e ci trovate anche sui social Facebook e Instagram. Se vi piacciono le nostre ricette tradizionali italiane, iscrivetevi al canale YouTube. Dovete cliccare sulla campanella in basso a destra su YouTube in modo che vi avvisi quando esce una nuova ricetta. Alla prossima ricetta, ciao!